Ciao, sono Alice e oggi parliamo di drammi cinesi. Oggi parliamo di un dramma cinese del 2023 dal titolo Meet Yourself. Questo dramma è un dramma che bazzicava nella mia sfera di interesse, nel mio radar da qualche tempo. In più, nei vari commenti che mi venivano lasciati sotto altri video, più di una persona me lo caldeggiava caldamente e quindi alla fine sono riuscita a tirare le fila e a vederlo. Sono 40 episodi, ambientazione moderna. La storia è quella di una ragazza che lavora in un hotel di lusso, perché lavora al Waldorf Astoria, quindi direi hotel di lusso, che è una migliore amica e è sempre oberata di lavoro e nonostante questa migliore amica che all'apparenza sembra un pochino più leggera nell'approccio alla vita di lei, le chieda sempre di fare un viaggio e di trovare un po' del tempo per coltivare la sua vita anche al di fuori del lavoro, non riescono mai a trovarsi, finché un giorno l'amica scopre di avere un cancro in fase terminale e poco dopo muore. Questo ovviamente scuote profondamente la protagonista che poco tempo dopo la morte e il funerale dell'amica decide di licenziarsi e di andare in una località che questa sua migliore amica appunto voleva visitare insieme a lei. È una località, sembra dalle riprese dell'entroterra, un villaggio molto caratteristico, un po' isolato, in cui lei prende residenza, diciamo, per 3 mesi e in cui incontra varie persone con tutte le loro storie. Incontra anche un ragazzo, sì. Allora, entrambi i protagonisti, che sarà poi questo ragazzo, sarà il protagonista maschile, sono sui 30 andanti, quindi ragazzi maturi, diciamo così. Lui è originario di questo villaggio e ha studiato in un'università prestigiosa di Pechino, ha fatto anche un lavoro, mi sembra nel campo finanziario, comunque degli investimenti, molto ben retribuito, però a un certo punto ha deciso di ritornare nel suo villaggio natale e è diventato un po' l'appoggio di tante persone che vivono in questo villaggio perché il suo scopo è quello di rilanciarlo, di farlo diventare popolare senza però snaturare l'essenza tipica appunto di questo luogo. E i due inizialmente diventano amici, lui le chiede aiuto sfruttando l'esperienza nel campo appunto dell'hotel e dell'accoglienza in cui lei appunto ha lavorato per tanto tempo e lei che si è promessa appunto di cercare di vivere la vita appieno, cercare di non lasciar passare il suo tempo schiacciata dalla routine quotidiana, si presta molto volentieri. Pian piano scoppia, cioè nasce anche un sentimento tra i due che, che poi, ecco, diciamo, culmina in un lieto fine. Sono 40 episodi e lo sapete che io sono assolutamente avversa ai drammi di 40 episodi perché molto poco spesso sono necessari. Onestamente non so se anche in questo caso se fossero proprio necessari 40 episodi, ma d'altra parte devo anche ammettere che non ho skippato un secondo, nonostante il ritmo sia lento, sia molto misurato, quasi calibrato proprio sui ritmi non frenetici di questo villaggio, non mi è mai risultato noioso, mi è piaciuto proprio tanto, è fatto proprio bene. Ci sono veramente una quantità infinita di lati positivi in questo dramma e che ovviamente ecco, deve essere anche un genere
che piace, perché non c'è una trama vera e propria, è lo spaccato di vita quotidiana con appunto il focus su questo villaggio e le esperienze di varie persone che si trovano a vivere in questo villaggio. Ehm, I protagonisti, allora partiamo dal cast, attori bravissimi, tutti riescono a rendere il personaggio che interpretano in maniera molto vivida e sembra quasi di vedere delle persone che noi potremmo conoscere, però sullo schermo. Sceneggiatura fatta in maniera superlativa. Dicevo tanti punti positivi, adesso cerco di dirveli tutti, me ne dimenticherò sicuramente qualcuno. I due protagonisti che sono, ripeto, maturi perché hanno passato i 30, prima di innamorarsi, prima di scoprire che sono innamorati, si conoscono, si confidano, parlano delle rispettive esperienze in maniera estremamente matura, in maniera estremamente realistica. Non c'è il classico colpo di fulmine che se uno si ferma un attimino a fare lo zoom si chiede sì, ma da dov'è che si sono innamorati, no? Viene proprio mostrato il lento progredire e approfondirsi del loro rapporto, perché lui ripeto, è il tuttofare che cerca di aiutare, che cerca di dare sempre un parere misurato e in un certo senso anche professionale grazie alla sua esperienza passata. E anche le persone del villaggio pian piano arrivano a contare su di lui in maniera sempre più consistente. Lei che ha questo carattere chiaramente formato dalla sua esperienza lavorativa in cui non è mai sopra le righe, ma è sempre comunque molto attenta, è sempre anche molto intelligente nel modo in cui si pone con gli altri, senza essere prevaricatrice o senza voler far vincere la propria posizione, però allo stesso tempo non è neanche fessa, perché a un certo punto lei si avvicina al protagonista grazie alla nonna, perché entrambi questi due protagonisti sono stati cresciuti dai nonni, mentre i genitori erano occupati a lavorare per mantenere la famiglia. E lei ha perso la nonna qualche anno prima e quindi incontrando la nonna di lui, in un certo senso, e in una fase della sua vita in cui sicuramente soffre ancora in maniera più vivida la perdita dell'amica, trova diciamo nella nonna di lui una figura quasi di conforto perché appunto le ricorda la sua nonna che ha perso poco tempo prima. Dopo la perdita della quale era stata consolata proprio dall'amica. E quindi questo maturare progressivo della relazione la rende estremamente rilassante ma credibile, perché non è il colpo di testa di uno che ha deciso che ti vedo e sono innamorato e chi se ne frega di tutto il resto. No, c'è proprio anche un prendere coscienza piano piano che tante cose che vedo nell'altra persona sono caratteristiche che mi fanno stare bene, che mi migliorano e che mi fanno avere voglia di avere una relazione più profonda con questa persona. Allo stesso tempo però c'è anche la cautela perché lei, dicevo, si ferma in questo villaggio, in questa homestay, quindi cos'è? È praticamente una guest house, una specie di, si chiamano ostelli, non sono ostelli, ci sono le stanze separate con poi le zone in comune. E è consapevole che lei è in questo villaggio a tempo e poi prima o poi dovrà riprendere in mano la sua vita, e quindi nel momento in cui scopre di avere dei sentimenti per lui e
questi sentimenti sono reciproci, non è che si butta a capofitto senza pensare alle conseguenze, anzi, cioè quasi si trattiene perché dice sì, ok, però io cosa faccio? Devo comunque tornare a Pechino per continuare la mia vita perché non è che posso vivere in questo villaggio bucolico per sempre senza un progetto di vita. E quindi c'è anche questa rappresentazione della cautela che viene mostrata, viene messa in pratica dagli sceneggiatori, diciamo messa in pratica dai protagonisti grazie agli sceneggiatori. L'ho trovata francamente una boccata di aria fresca, perché di solito siamo davanti a personaggi che sembrano non pensare 2 minuti dopo le azioni che compiono, e invece qua c'è una rappresentazione molto più realistica, soprattutto di persone adulte che hanno perso l'incoscienza e l'entusiasmo dell'adolescenza, in cui è più facile agire senza pensare al dopo. No, qua sono ben consapevoli che c'è anche un dopo, e quel dopo molto probabilmente dipende anche da quello che io faccio ora, quindi non mi getto a capofitto in una relazione rischiando poi di mandarla all'aria solo perché siamo costretti a viverla a distanza e il rapporto avrà più possibilità di logorarsi proprio perché non può essere vissuto da vicino. Mi è piaciuto anche la rappresentazione del villaggio e di tutte le varie personalità, perché non ci sono esagerazioni, c'è una rappresentazione autentica della vita delle varie persone con i loro caratteri, con i loro pregi, con i loro difetti. C'è una rappresentazione anche multigenerazionale, ovvero i vecchi che hanno vissuto tutta la vita lavorando e spaccandosi la schiena per far studiare i figli che se ne sono andati perché il villaggio era piccolo e non offriva possibilità, e quindi vanno lontano a lavorare, magari hanno figli e li mandano dai nonni perché dove sono non riescono a stargli dietro, e quindi la generazione di mezzo, e poi i bambini che soffrono la mancanza dei genitori, che vedono una volta ogni qualche mese e non riescono ancora a rendersi conto di tutto quello che ci sta dietro a queste decisioni comunque dolorose. È tutto rappresentato in una maniera molto misurata, mai inutilmente eccessiva. I dialoghi sono splendidi perché proprio vanno nella profondità dei sentimenti, delle situazioni, delle difficoltà. Penso ad esempio alla protagonista quando parla con lui dell'amica che è appunto morta, e lui le dice guarda che perché questo dettaglio, allora lei è molto riservata, non dice subito il motivo per cui si sta ritirando temporaneamente in questo villaggio sperduto, viene fuori molto più avanti, e inizialmente lui pensa che lei si stia riprendendo da una delusione d'amore. E invece poi appunto scopre che la ragione per cui si trova in quel villaggio è ben diversa. E lei dice non ero pronta ancora a parlare di questa mia amica che è venuta a mancare, e lui e che anche ha sofferto anche lui della perdita del nonno che l'ha cresciuto quando era ragazzo, e della cui morte è venuto a sapere solo a evento avvenuto, perché i suoi genitori, siccome lui stava lavorando a Pechino, non gli hanno voluto dire niente per non distoglierlo dal lavoro. E lui parla della la relazione con una persona amata che non c'è più, e dice se ne parli lei è ancora qui, altrimenti se non ne parli per qualsivoglia motivo diventa più facile anche lasciarla nel dimenticatoio. E è una cosa veramente molto delicata, e secondo me è un punto che si capisce pienamente solo quando ti capita in prima persona di perdere qualcuno che è a te vicino, perché prima, quando magari muore qualcuno che non è stato un elemento cardine della tua vita, è più facile sentirsi
non autorizzati a parlarne. Invece quando la cosa ti tocca da vicino, poi magari sono io che ho questo pensiero un po' bizzarro, quando la cosa ti tocca da vicino, questa remora non c'è più. E ripeto, questa è sempre una mia opinione. Ti rendi conto che quando viene a mancare qualcuno che ti è stato vicino, che è stato veramente una figura cardine della tua vita, che sia una persona della tua famiglia o anche un amico particolarmente stretto, ti rendi conto che questa persona non è solo la sua morte, ma è anche soprattutto la sua vita. E è bello anche ricordare che ci sono stati dei momenti felici con questa persona. E quindi questo discorso, quando lui appunto le dice queste parole, ha un sapore davvero di autenticità, ma e di semplicità quasi lampante, che ripeto, se però non hai vissuto sulla tua vita, sulla tua pelle, forse non è nemmeno così facile da realizzare. Ripeto, poi ogni personaggio tratteggiato a tutto tondo, cioè non sono solo personaggi bravi, belli, impegnati e con solo caratteristiche positive. Ad esempio, lui a un certo punto, lei, dopo la fine dei 3 mesi del suo soggiorno in questa località, nel momento in cui tra l'altro le cose si stanno un po' muovendo, perché ripeto, lui sta promuovendo questo villaggio, realizzano un video promozionale che mostra anche tutte le attività tipiche, tipo la tintura dei tessuti, il lavoro di scultura del legno e tante altre cose molto tradizionali, tipiche appunto della zona che viene mostrata. E quindi questo attira un po' di interesse e questo attira un po' più di turisti. E in questo frangente i 3 mesi di lei giungono al termine e quindi lei deve un attimino tirare le fila della sua vita e decide, prima di prendere appunto una decisione concreta su cosa fare, va a trovare i genitori della sua amica, va a trovare i suoi. E poi dopo, dopo un periodo comunque di considerazione che viene mostrato, e non è tipo l'illuminazione del mi sono svegliato una mattina e ho deciso di fare questa cosa, decide di tornare nel villaggio per aprire un altro tipo hotel, accommodation, tipo guest house anche lei, però di nuovo sfruttando la sua esperienza nell'hotel e quindi cioè si vede che guarda proprio i dettagli, l'arredamento del bagno, voglio questo perché le recensioni dei clienti nelle località diciamo un pochino più sperdute della Cina vanno sempre a lamentarsi su questi punti e quindi sono i punti che voglio potenziare, cioè c'è un'attenzione ai dettagli in questa sceneggiatura che è, ripeto, una boccata di aria fresca. Dicevo, i personaggi hanno anche dei difetti. Lei a un certo punto appunto decide di tornare e di aprire questa guest house, acquistando un lotto che prima nessuno voleva e praticamente ristrutturando. Però questa cosa, siccome lui è impastato un po' in tante attività e ripeto, le cose nel villaggio dal punto di vista turistico si stanno muovendo, questa cosa ovviamente attira un po' le gole di altre persone, magari meno esperte dal punto di vista manageriale e turistico, perché dicono che lui sta facendo dei favori a lei e che gli ha fatto acquistare quel lotto perché sapeva che sarebbero arrivati un'altra catena di librerie che quindi avrebbe portato più valore alla zona e quindi se la prendono un po' con lei e lui la scherma da questa cosa e questa cosa a lei non va giù perché poco prima gli aveva fatto promettere di essere onesto con lei, cioè se loro due a questo punto della storia hanno deciso di stare insieme e lei è stata chiara perché gli dice
io voglio essere una tua pari in questa relazione, quindi devo condividere anche le tue preoccupazioni, le tue difficoltà, come tu farai con le mie, altrimenti non si va da nessuna parte. Lui questa cosa qua ci mette un po' a capirla e quindi cioè, si vede proprio, cioè, è una rappresentazione di nuovo molto realistica del personaggio. Cioè, io ho guardato questi personaggi e mi sono detta, sì, sono persone che io potrei incontrare per strada e le vedrei con queste caratteristiche. Non ci sono eccessi, non ci sono rappresentazioni inutilmente iperboliche o macchiettistiche di certi tratti del carattere che dopo un po' stufano perché sanno di artefatto. Anche il gossip, a un certo punto, siccome loro due passano tanto tempo insieme, quando ancora non sono insieme, quindi prima che lei se ne vada per poi ritornare, iniziano ad esserci un po' di gossip e lei e loro entrambi li mettono sempre a tacere. Però anche i personaggi secondari che fanno gossip lo fanno in maniera tangente a quello che devono fare ogni giorno. E anche questa è stata una differenza abissale rispetto a tanti altri drammi, in cui sembra che il personaggio secondario non abbia vita propria, ma esista solo per fare il gossip sui protagonisti, impicciarsi della vita dei protagonisti e controllare i progressi della vita dei protagonisti come se non avesse una sua identità. Invece qua ognuno ha le cose sue da fare. Poi è logico, il paese è piccolo e la gente mormora e qua mormorano, però mormorano intanto che fanno altro, mormorano come attività secondaria, accessoria e anche questo è molto credibile perché voglio dire, salvo eccezioni particolarmente esagerate, cioè nella vita di tutti i giorni, cioè ognuno comunque ha anche un po' i fatti suoi da fare, non è che deve stare appresso a quello che fa il vicino di casa, che poi il vicino di casa, cioè una volta sei a casa tua, nella tua stanza, guardi fuori dalla finestra e vedi cosa fa, ci sta, però non è che sei lì alla finestra a guardare tutto il giorno che cosa fa, ripeto, salvo casi particolari ci saranno pure questi, però anche questi a un certo punto dovranno svolgere le loro attività quotidiane, no? E l'ho apprezzato molto, davvero. È uno spaccato di vita quotidiana molto autentico, molto realistico, molto rilassante, con dei personaggi belli e credibili. E mi è sorta una domanda intanto che guardavo le puntate e mi dicevo, ma è davvero così difficile scrivere dei personaggi così, scrivere una sceneggiatura che tratti delle emozioni umane in maniera così approfondita, che poi non è che stiamo facendo dei trattati, però le stiamo presentando queste emozioni in una maniera davvero com'è che posso dire? Sì, perché mi viene da dire ancora autentica, perché è proprio il termine che ben definisce, ben descrive questo dramma. Ripeto, gli attori tutti hanno fatto veramente una prova superlativa, c'è una naturalezza nella recitazione quasi commovente, ecco. Quelli che l'hanno visto, che me l'hanno consigliato, cioè diciamo cementando il mio proposito poi di vederlo, io vi ringrazio perché meritava sicuramente. Ecco, potrebbe magari non piacere a qualcuno che non apprezza i ritmi particolarmente lenti, però ripeto, io personalmente perlomeno non ho mai avuto la sensazione che non succedesse nulla, perché è vero, in termini di trama non succede molto, ma perché? Perché stiamo osservando lo svolgersi delle attività quotidiane di un gruppo di persone legate a un territorio. E bello, bello. Ve lo consiglio? Sì. Cioè penso che potrebbe essere l'eccezione alla mia regola del no 40 episodi, perché non mi è pesato per nulla e non ho mai fatto fast forward. Quindi bene, direi che mi posso fermare anche per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!